Oggi realizziamo l'azione impulsiva in TIA Portal sfruttando sempre l'esempio dei video 20 e 21. Quindi andate a recuperarli e vediamo come fare. Iniziamo subito. Bene, oggi vediamo come realizzare un'azione impulsiva con il TIA Portal, quindi vederla in pratica, vederla funzionare. Abbiamo visto l'altra volta la parte teorica, se vi ricordate c'è da realizzare questa piccola rete che mi va a prendere il fronte di salita di S1, quindi quando S1 scatta genera un impulso e dopodiché lo fa cessare immediatamente. Allora andiamo a prendere il nostro TIA Portal, qui apriamo il progetto che avevamo creato iniziale, quello con i 4 stati collegati ai 4 LED, quindi il nostro punto di partenza per evitare ogni volta di far tutto da capo. Quindi in questo progetto abbiamo 4 stati collegati al mio PLC, adesso andiamo a riprenderlo rapidamente. Apriamo la tabella delle variabili del nostro progetto, la troviamo qui. Come abbiamo visto la volta scorsa dobbiamo aggiungere però una variabile che chiamiamo pulse. Questa sarà una variabile tipo booleano, sarà un marker, quindi andiamo ad aggiungere una m, scegliamo un indirizzo, dunque gli zeri sono per noi gli stati, mettiamo magari 1 per spostarlo un po', quindi a 1.0 chiamo questa variabile, il nostro pulse. Andiamo a salvare il progetto subito, facciamo salva con nome, perché l'abbiamo modificato, e lo chiamiamo 004 azione impulsiva. Ora possiamo modificarlo tranquillamente senza paura di fare disastri. Prendiamo la parte di codice, qui abbiamo il main, ma nel main abbiamo il first scan, perché vi ricordo che dobbiamo accedere ai marker di sistema, quindi nella parte di configurazione del PLC andate ad attivare i flag di sistema e poi caricate la configurazione. L'abbiamo già fatto varie volte e non lo ripetiamo. La parte nel blocco codice main vado a inserire quindi un contatto sul field scan che va a fare il reset dei bit a partire da S0 per 4 posizioni, in modo che resetto gli stati e poi faccio il set di S0, così che poi partiamo dallo stato 0. Nella parte degli stati andiamo a aprirla, qui dovremmo essere già a posto, la rivediamo semplicemente. Qui abbiamo le solite 4 forchette che implementano il cambio di stato dei nostri 4 blocchi, quindi S0, se premo BT0 vado a impostare S1 e resetto S0, dallo stato S1 mi muovo premendo BT1, anche qua il set dello stato S2, reset di S1, nello stato S2 attendiamo la pressione di BT0 per passare a S3, e infine stato S3 attendo BT1 per passare a S0 e chiudiamo l'anello. Passiamo nella parte azioni. Nella parte azioni abbiamo 4 contatti collegati ai 4 LED. Questo era l'esempio di base, no? Quindi S0 pilota L0, S1 sul LED 1, S2 LED 2, S3 sul LED 3. Noi andiamo a lavorare sulla S1. Sull'S1 andremo a aggiungere un contatto di tipo negato, quindi questo qua con la barra, lo vado a mettere qui, compare il verde, clicchiamo sopra, lo leghiamo a pulse, legato a pulse, e questo va a pilotare il nostro LED 1, e poi dobbiamo aggiungere una deviazione, come abbiamo visto prima, la vado a mettere qui sotto, aggiungiamo un'altra bobina, e questa la colleghiamo a pulse, in modo che venga attivato in relazione a S1. Quindi questo è tutto quello che ci serve, lo possiamo compilare, abbiamo già salvato il progetto, lo carichiamo sul PLC che abbiamo collegato e vediamo se funziona. Quindi selezioniamo il nostro oggetto, lo cerchiamo in rete e carichiamo il software. Siamo pronti per provarlo. Come vedrete non si vedrà nulla, cioè il LED non fa in tempo a accendersi, no? Perché è troppo rapido, ma con un po' di attenzione, guardando bene sulle lucette del PLC, vedremo un piccolo bagliore che sta a indicare appunto l'impulso che viene dato. Ok, abbiamo caricato tutto, diamo uno stop per star sicuri e poi facciamo l'avvio, così che partiamo dalla condizione iniziale. Passo da uno stato all'altro premendo i 2 pulsanti, vedete? Ma il LED verde pare non accendersi. Se invece guardate le lucine dell'uscita del PLC, adesso ingrandisco, bisogna fare molta attenzione. Guardate la 1, quindi quella corrispondente all'1. Durante il passaggio vedrete un velocissimo bagliore.
è veramente minimo, quindi a occhio nudo si vede, in video si fa molta fatica. Comunque viene generato un brevissimo impulso. Probabilmente l'uscita relè non è il massimo, in questi casi è preferibile forse avere un'uscita di tipo DC. Avete visto che per realizzare questo impulso abbiamo dovuto fare un piccolo ragionamento e generare una piccola rete particolare. Quindi vi raccomando, è una situazione che può capitare spesso, non solo con gli SFC, quindi provate a studiarvela magari su carta e farvi qualche prova. Bene, per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!